I freni per mountain bike devono offrire forza frenante, affidabilità, ergonomia, facilità di manutenzione e adattabilità ai vari stili di guida. Per i mountain biker esperti la scelta del sistema frenante è critica quanto la scelta della bici stessa, perché è uno strumento tecnico che migliora l'interazione con il terreno e la risposta della bici nelle situazioni più critiche. Chi segue questo sport dai suoi esordi ha potuto vedere lo straordinario sviluppo di ogni suo componente. Uno degli aspetti che ha giocato un ruolo cruciale in questa evoluzione è senza dubbio il progresso tecnologico dei freni. Gli odierni sistemi a 4 pistoncini e i dischi di grande dimensione testimoniano un salto di qualità impressionante. In questo video metteremo a confronto 8 dei più potenti sistemi frenanti a 4 pistoncini disponibili sul mercato. I freni presi in considerazione sono Formula Cura 4, Hayes Dominion A4, Hope Tech 4 V4, Magura MT7 Pro, Shimano XTR, SRAM Code Stealth Ultimate, Trickstar Direttissima e TRP DHR Evo. Il test è stato effettuato da una nota rivista di mountain bike in lingua tedesca, il cui link troverete in descrizione, dove hanno messo alla prova i diversi sistemi su mountain bike diverse nell'arco di un intero anno. È stato valutato il peso del sistema, la potenza di frenata, stabilità della frenata in base al calore, la dosabilità e l'ergonomia. Nel video verranno date anche raccomandazioni inerenti ai vari dischi e pastiglie disponibili e quali risultano essere migliori. Ed iniziamo con i freni Cura 4 della italiana Formula. I freni sono i più grandi sul mercato, con ben 18 mm di diametro. Di conseguenza, le pastiglie sono molto grandi e forniscono una frizione notevole. Le pastiglie disponibili sono due con mescola organica e metallica, dove quella organica fornisce una migliore dosabilità della frenata. La forza frenante è estremamente elevata, grazie a pistoncini e pastiglie generose e ai grassi dischi spessi 2.2 mm. Durante il test non è mai stato riscontrato surriscaldamento e la forza frenante viene sempre erogata in modo stabile. Il prezzo è di 530 euro, il peso di 499 grammi e l'olio utilizzato è minerale. 5 stelle sono state assegnate alla potenza, 4 stelle e mezzo all'ergonomia e stabilità, mentre 4 per il peso e dosabilità, per un totale di 22 stelle. I freni statunitensi Hayes Dominion 4 sono famosi per la loro incredibile resistenza. Nonostante i freni Hayes hanno un design considerato retro, con la serie Dominion sono riusciti a riconquistare la vetta dopo alcuni anni difficili. I freni offrono due opzioni di pastiglie: semimetalliche di serie, consigliate dal test, e metalliche. I pistoncini sono 4 da 17 mm. La pinza consente un'efficiente dissipazione del calore, ma la rimozione delle pastiglie larghe e squadrate verso il basso è risultata un po' complicata. La leva in alluminio si adatta perfettamente al dito grazie alla concavità generosa, offrendo una modulazione precisa della frenata. Il prezzo di 530 euro uguale a quello dei Formula. Il peso è di 492 grammi e l'olio utilizzato è il DOT 5.1. A questi freni sono state assegnate 4 stelle e mezzo per la potenza, stabilità, dosabilità ed ergonomia, mentre 4 stelle per il peso, per un totale di 22 stelle. I freni inglesi Hope Tech 4V4 offrono potenza e stile. I Tech 4V4 sono progettati con pistoncini di diverse dimensioni per offrire una maggiore potenza frenante e una maggiore modulazione. I dischi vengono prima riscaldati da due pistoncini da 16 mm per poi essere afferrati da due pistoncini da 18 mm. Hope utilizza la maggior parte delle pastiglie dalla spagnola Galfer. Le pastiglie organiche con rivestimento rosso offrono il miglior compromesso. Quelle viola sempre organiche garantiscono una durata elevata. Le verdi, anche queste organiche e in dotazione, hanno un'elevata aggressività, mentre le gold sono le pastiglie metalliche. Tre tipologie di dischi consigliati dal test sono il floating da 200 mm, anche se lo spessore di soli 1.8 mm risulta un po' limitante. Altro punto migliorabile è l'ergonomia, perché ci vuole un po' di tempo prima che ci si faccia l'abitudine. La forza frenante si sviluppa in modo progressivo e può essere costantemente modulata in modo delicato.
Il prezzo è di 580 euro per un peso di 452 grammi. L'olio utilizzato è il DOT 5.1. Ai freni sono state assegnate 4 stelle e mezzo per il peso e potenza, 4 stelle per la stabilità e la dosabilità, mentre 3 stelle e mezzo per l'ergonomia, per un totale complessivo di 20.5 stelle. I freni tedeschi Magura MT7 Pro sono un classico del mondo dei freni. Non per nulla sono utilizzati da superstar come Fabio Wibmer, Danny McCaskill e Loic Bruni. Magura propone 3 tipi di pastiglie tutte organiche, tutte divise in 2 parti: Sport, Performance e Race. Le pastiglie Performance sono risultate essere le migliori quanto potenza, dosabilità e durata, mentre le Race sono più aggressive ma si consumano leggermente più velocemente. La pinza freno monopezzo in alluminio forgiato dovrebbe offrire, secondo Magura, la migliore rigidità. Le leve di Magura non sono amate da tutti come quelle per esempio di Shimano, tuttavia ci sono molte alternative disponibili. I freni vengono azionati da 4 generosi pistoncini da 17 mm ciascuno che comandano singole pastiglie, ovvero 4 per ogni pinza freno. La potenza frenante è feroce e l'MT7 fa veramente la differenza quando la frenata viene portata al limite. Il prezzo è di 440 euro per un peso di 464 grammi. L'olio utilizzato è minerale. I freni si aggiudicano 5 stelle per la potenza, 4 stelle e mezzo per il peso e stabilità, mentre 4 stelle vanno per la dosabilità e l'ergonomia, per un totale di 22 stelle. Ed arriviamo ai giapponesi Shimano XTR M9120. Al di sopra dei XTR Trail testati ci sarebbe la versione Saint, ma i tester affermano che entrambi i modelli offrono la stessa forza frenante. Se un tempo il gruppo XTR era associato prevalentemente al cross country, le criptiche sigle BL M9120 per la leva e BR M9120 per la pinza caratterizzano un freno a 4 pistoncini utilizzato con grande successo anche da molte star del mondo dell'enduro e delle gare di downhill. Le pastiglie organiche in dotazione consentono una dosabilità più precisa, mentre le metalliche offrono un'azione di frenata un po' più incisiva. Entrambe sono dotate delle caratteristiche alette di raffreddamento sviluppate appositamente per i freni a 4 pistoncini. I dischi Ice Tech utilizzati nel test non hanno riscontrato problemi di fusione del nucleo in alluminio o di delaminazione. La finitura è brillante, il design è straordinario ed il peso leggero. Dopotutto, dove c'è XTR c'è qualità. Nel modello M9120 la pinza è forgiata in 2 pezzi. All'interno vi sono 2 pistoncini in ceramica da 15 mm e 2 da 17 mm, il che promette una modulazione ottimale. Nonostante non siano dotati dei pistoncini più grandi, l'XTR esercita una notevole pressione sul disco e nel test solo il Cura 4 e l'MT7 hanno permesso di frenare qualche centimetro più tardi. L'ergonomia merita i massimi elogi. Come pochi altri, la leva compatta XTR accarezza il dito. Chi vuole tirare fuori ancora più grinta dagli XTR non opti per le comuni pastiglie organiche, ma per quelle più aggressive sintetizzate. Il costo è di 477 euro per un peso di 437 grammi. L'olio è minerale. 5 stelle vanno al peso e all'ergonomia, 4 stelle e mezzo alla potenza e dosabilità, mentre 4 stelle alla stabilità, per un totale complessivo di ben 23 stelle. Gli americani SRAM Code Stealth Ultimate erano considerati anni fa una vera pietra miliare, ma nel tempo è stato in parte superato dalla concorrenza ed infatti recentemente sono stati introdotti nuovi SRAM Maven, che però non hanno potuto essere presi in considerazione in questo test perché troppo recenti. I Code sono probabilmente i freni maggiormente premontati sulle biciclette da enduro. Il pacchetto è equilibrato con una buona sensibilità ed il design è stato recentemente aggiornato per offrire un look più pulito e ordinato. Come pastiglie vengono offerte 2 varianti, le metalliche chiamate heavy duty, mentre le organiche opzionali si chiamano quiet, ovvero silenziose. I nuovi dischi HS2 sono spessi 2 mm, migliori dei ben noti Centerline. I Code Ultimate sono dotati di leva in carbonio, ma nonostante ciò l'intero sistema risulta essere il secondo sistema frenante più pesante nel test a causa della pinza piuttosto robusta. La pinza ospita pistoni piuttosto piccoli,
2 da 15 mm per l'ingresso del disco e 2 da 16 mm per l'uscita del disco. Il freno è risultato essere perfettamente dosabile con un punto di pressione moderatamente forte, risultando il più modulabile nel confronto. La potenza frenante è buona, anche se non raggiunge la forza brutale di altri freni nel test. Per quanto riguarda la stabilità, è necessario raggiungere temperature molto elevate prima che la gestione termica dell'unità, insieme a dischi da 2 mm, incontri i suoi primi limiti. Ma anche in queste condizioni si avverte solo una leggera diminuzione delle prestazioni. Per quanto riguarda l'ergonomia e la modulazione, non esiste un freno a 4 pistoncini più ideale. Il prezzo è di 720 euro per 507 grammi e l'olio utilizzato è il DOT 5.1. Il sistema si aggiudica 5 stelle per dosabilità ed ergonomia, 4 stelle e mezzo per la stabilità, 4 per la potenza e 3,5 per il peso, per un totale di 22 stelle. E passiamo ai freni tedeschi Tri-Staff Direttissima, ben noti per la loro potenza frenante, il design e la tecnologia utilizzata. I Direttissima utilizzano delle pastiglie che hanno la stessa forma delle pastiglie SRAM Guides G2, le più piccole del test. Il modello Power è fornito di serie ed offre un'ottima modulazione con un'usura media. Oltre a queste ci sono anche le pastiglie Standard e Power Plus, tutte organiche. La leva in alluminio è risultata un po' scivolosa ed è consigliato il rivestimento DSP Lever Grip Pad della Rizal Skins che costa circa 13 euro per leva. Il punto di pressione è definito in modo bilanciato. La leva scorre facilmente grazie alla qualità dei cuscinetti a sfera e la modulazione lungo l'intera corsa della leva è risultata perfetta. Il costo di ben 1100 euro fa storcere il naso a molti, ma il prezzo è giustificato da un'incredibile ingegnerizzazione e da componenti realizzati con lavorazione CNC in alluminio aerodinamico 7075 T6. I pistoncini sono da 14 mm sul lato di ingresso del disco, seguiti da altri 2 pistoncini più grandi da 17 mm. Con i tradizionali tubi in Kevlar, il peso del freno si ferma a 251 grammi, quindi veramente un pacchetto molto leggero. L'olio utilizzato è Bean Oil, un olio vegetale che dichiarano avere un punto di ebollizione superiore rispetto al DOT 5.1. Tuttavia è possibile utilizzare anche un olio minerale. I freni Direttissima si collocano in questo test tra i più potenti e sono molto vicini agli italiani Cura 4 e gli altri tedeschi MT7 di Magura. I freni si aggiudicano 5 stelle per il peso, mentre 4 stelle e mezzo per la potenza, stabilità, dosabilità ed ergonomia, per un totale di 23 stelle. Ed arriviamo agli ultimi della lista, i taiwanesi TRP DHR Evo, anche questi ben noti per la loro inarrestabile forza frenante. TRP è il marchio di lusso di Tektro, che è probabilmente il più grande produttore di freni al mondo. Poiché i freni Tektro sono soprattutto presenti su biciclette di massa, quelle della Decathlon, a questi viene associata un'immagine economica e di dubbia qualità. Il che è ingiusto, perché i freni TRP sono utilizzati da molti campioni di Coppa del Mondo. Infatti il sistema è stato sviluppato insieme alla leggenda del downing Aaron Gwin. 3 i tipi di pastiglie disponibili: metalliche di color rame, semimetalliche rosse e organiche di colorazione blu, che è anche la stessa consigliata dal test e da TRP stessa, in quanto è stata appositamente sviluppata per il DHR. I dischi sono i più massicci del test, con uno spessore di 2,3 mm. Risultano essere però anche i più pesanti nel confronto. I pistoncini sono 4, tutti dal diametro di 16 mm, mentre l'olio utilizzato è minerale, sviluppato appositamente per questo freno dal produttore, con una viscosità inferiore e un punto di ebollizione più alto, che dovrebbe essere di circa 230 gradi centigradi, quindi quasi al livello dei DOT 5.1. A prima vista la lunga leva in alluminio non sembra particolarmente ergonomica, ma nel test ha funzionato bene in tutte le condizioni sui terreni accidentati. La potenza frenante è evidente ed in termini di affidabilità e resistenza è al primo posto sul mercato. Anche la dosabilità ha raccolto molti elogi. Il prezzo è di 520 euro per un peso di 556 grammi. 5 stelle sono state assegnate alla stabilità, 4 stelle e mezzo alla potenza e dosabilità,
4 stelle all'ergonomia, mentre per il peso solo 3 stelle, per un totale di 21 stelle. E veniamo alla classifica finale, che vede in quarta posizione i freni inglesi Hope, in terza i taiwanesi TRP, in seconda posizione a pari merito gli italiani Formula con gli Hayes, Magura e SRAM, mentre in prima posizione troviamo i tedeschi Tri-Staff e i giapponesi Shimano. Nel caso foste in possesso di questi freni sarebbe interessante conoscere il vostro parere a riguardo, quindi sentitevi liberi di postare il vostro commento sotto al video. Il PDF relativo a questo test lo troverete sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com, scaricabile gratuitamente nella sezione PDF. Con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!